Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ju Cavinato e eu tenho uma entrevista incrível que eu fiz sobre o método Perfetti. Óbvio que eu não sou a Fátima Bernardes, primeira entrevista, então porque eu estava nervosa e eu estava com um texto eu fiquei aflita. 3 entrevistas, então uma sobre o método Perfetti e vai explicar um pouquinho mais sobre o método. Então assista, interessantíssimo e primeira mão. Não esqueça de clicar no meu canal. Então, com vocês, o Marco Rigoni. Vocês acompanharam meus vídeos todos e muita gente está perguntando da fisioterapia o que eu faço. Minhas respostas são todas muito pessoais, é claro, mas como paciente, não como profissional. E eu chamei uma pessoa muito especial. O meu entrevistado é o Marco Rigoni. Ciao. Ele trabalha reabilitação neurocognitiva do método Perfetti. Junho desse ano, ele está concluindo o curso alla Scuola Internazionale di Riabilitazione Neurocognitiva Carlo Perfetti. Muito belo. Passa a ser docente. Grazie mille di ter aceitato o convite, então obrigada. Grazie a voi dell'opportunità di questa intervista. Ok. Quanto tempo você estudou o método Perfetti, a reabilitação neurocognitiva? Por que você escolheu esse? Allora, io mi sono appassionato alla riabilitazione neurocognitiva ormai 8 anni fa. Mi sono un po' innamorato di questo metodo al mio secondo anno di università e dopo la laurea sono arrivato a Villa Miari, sono arrivato qua nel 2012, quindi sono 6 anni che collaboro con il centro studi e mi sono appassionato, innamorato di questo modo di lavorare all'università proprio per l'intimo rapporto che c'è con i pazienti, per il modo di indagare la realtà, il mondo dei pazienti e anche per la continua e stretta relazione e integrazione tra le conoscenze di base, quindi neurofisiologiche, neuropsicologiche, ma con la pratica quotidiana clinica con il paziente. E quindi questo mi ha un po' affascinato, nel senso trovare questa continua relazione, ritrovare quello che vedi in palestra anche nei libri che studiamo tutti i giorni. È un mondo un po' difficile, duro, ma dà tante soddisfazioni personali e con i pazienti. Quais as diferenças importantes na fisioterapia neurológica tradicional e a riabilitação neurocognitiva? Allora, ci sono alcuni principi che rendono la riabilitazione neurocognitiva una riabilitazione diversa. Il primo è che noi pensiamo al recupero, alla riabilitazione come un apprendimento. Noi come soggetti umani, come uomini, siamo un sistema e ci possiamo modificare, possiamo cambiare nella nostra vita, possiamo imparare cose nuove. E questo è facile da capire, no? Per i bambini, che li vediamo tutti i giorni, che imparano, e però lo stesso processo simile avviene anche con i pazienti, con le persone che hanno avuto una patologia. Però la patologia altera, cambia, danneggia le capacità di apprendere, di imparare di un soggetto. E quindi il terapista deve mettersi nei panni come dell'insegnante e guidare il paziente ad apprendere nuovamente come muoversi nella vita di tutti i giorni. E il secondo aspetto fondamentale è l'integrazione tra la mente e il corpo. Nella nostra cultura siamo
abituati a pensarli come due cose separate. Da una parte c'è la mente, il cervello, dall'altra c'è il corpo. E quindi molto spesso poi quando ci sono le patologie del movimento, la conseguenza di questa cultura è che si è portati a pensare che un problema di movimento sia sempre un problema del muscolo o delle articolazioni, ma poche volte si prova a pensare a cosa ci sta dietro il movimento, quindi non solo il muscolo, non solo le articolazioni, ma altri fattori, altri processi che avvengono in altre parti, in altri elementi. La riabilitazione neurocognitiva invece pensa che corpo e mente siano inseparabili, siano una cosa unica. E quindi, ad esempio, se io penso di accarezzare, se io voglio accarezzare una persona, ci sarà il mio cervello che mi dice come devo fare, ma dall'altra parte il mio cervello ha bisogno del corpo per capire cosa sto accarezzando, per capire se accarezzo la pelle o i capelli, per capire e sentire che pressione sto dando, se la pressione è troppa o troppo poca. Il cervello quindi si mette in rapporto con il mondo attraverso il corpo, si mette in rapporto con il mondo per conoscerlo, per provare e esprimere emozioni. E allo stesso tempo il corpo ha bisogno del cervello per poter organizzare tutti gli infiniti movimenti che noi possiamo fare nella vita quotidiana. E queste sono cose però che nella riabilitazione tradizionale ci si presta poca attenzione. Invece la riabilitazione neurocognitiva punta proprio a ricostruire questa relazione tra il corpo e la mente attraverso i nostri esercizi. E l'ultimo aspetto fondamentale, caratteristico della riabilitazione neurocognitiva è il linguaggio. Nel senso che noi nel nostro modo di lavorare diamo molta importanza anche a quello che ci dicono i pazienti, perché ci esprimono la loro realtà, il loro mondo, il loro modo di provare, di sentire e di pensare al loro corpo e alla loro patologia. E inoltre attraverso il linguaggio il terapista guida, accompagna il paziente a riscoprire il proprio corpo, a indirizzare un po' i processi cognitivi del cervello per poter sentire e muoversi meglio con il proprio corpo. Davvero, sì. Quais são as patologias principais para se tratar? Le patologie che si possono trattare con la riabilitazione neurocognitiva sono tante, sia patologie di tipo neurologico come l'ictus, ma anche patologie ortopediche, ma anche problemi visivi dovuti ad alterazioni del cervello, adesioni del cervello, o anche il dolore di tipo neuropatico e cronico. La riabilitazione neurocognitiva, non avendo degli schemi prefissati a seconda della patologia, prova sempre a interpretare quello che vede, a capire quali sono i meccanismi, i processi cognitivi che ci stanno dietro alla patologia e che provocano le alterazioni. E ovviamente abbiamo ancora tanto da imparare, tanto da studiare, ma il nostro atteggiamento è quello di cercare sempre il problema che ci sta sotto la patologia per cercare di interpretarlo e di risolverlo. Quindi qui al centro studi e con la riabilitazione neurocognitiva possiamo trattare, o possiamo provare a trattare tutte le patologie che originano da una disorganizzazione, da un'alterazione della relazione tra la mente e il corpo. E quindi qui a Villamiari vediamo non solo persone con l'ictus, ma anche persone con la sclerosi multipla o con patologie midollari, ad esempio dopo i traumi stradali, oppure si possono anche trattare patologie di tipo respiratorio. O ancora si possono trattare ad esempio le paralisi cerebrali infantili, quindi dalla nascita, patologie congenite. E ogni patologia va interpretata ovviamente e trattata in modo specifico e particolare. Como professor, você se sente os estudantes vendo do mundo inteiro para
aqui na Villa Miari, na Italia, ver o método Perfetti? Collaborare e lavorare nel centro studi di riabilitazione neurocognitiva a Villa Miari è una grandissima soddisfazione, e con i pazienti ovviamente, ma anche con le persone che vengono da fuori. E penso che la cosa più importante delle persone che vengono fuori a imparare il nostro modo di lavorare sia proprio la relazione tra persone di altri paesi del mondo, anche di tante parti dell'Italia che vengono qui. La relazione in senso che loro imparano tanto, ma anche noi possiamo imparare tantissimo, anzi forse impariamo anche di più. E impariamo sia come essere più bravi a insegnare la riabilitazione neurocognitiva, ma anche impariamo, dialogando con le altre persone, ad essere più bravi a lavorare con i pazienti. Quindi io penso che avere persone che vengono da tutta Italia, da tutto il mondo, qui al centro studi, sia una cosa importantissima e che non dobbiamo assolutamente perdere, é un'occasione única. Então é isso, é o fisioterapeuta falando da percepção desse método Perfetti. Eu tenho muito a agradecer ao Marco, porque é meu fisioterapeuta. Então, muito obrigada mesmo. Então, uma mensagem, alguma coisa para falar para todo mundo no Brasil também. Allora, intanto ringrazierei il professor Perfetti perché tutto questo è stato possibile grazie a lui, grazie alle sue intuizioni geniali. Senza il professor Perfetti non saremmo qua a parlare della riabilitazione neurocognitiva. Senza le sue idee, senza la sua determinazione a creare questa realtà unica nel mondo, non saremmo qui, e quindi ringrazio veramente tanto il professor Perfetti. E ringrazio anche te, Giuliana, perché abbiamo lavorato insieme 2 volte, mi hai fatto ragionare tanto, mi hai fatto imparare tanto, e anche questa è una cosa unica della riabilitazione neurocognitiva. Cerchiamo sempre di andare avanti, di trovare nuovi problemi, nuovi spunti di riflessione, cerchiamo di meravigliarci ogni volta che siamo di fronte a un paziente per essere sempre un pochino più bravi. E grazie. Grazie. Inscreva-se no canal e mande para muita gente para espalhar essa informação, esse belo discurso dele. Então, obrigada de coração.